Questo è il nostro UPS batteria nuova, tensione segna 13.80, 79, 80, 78, con UPS che è acceso, sotto alimentazione e con un carico collegato, che è lo schermo. Adesso vediamo che cosa succede se andiamo a scollegare il carico. Andiamo a staccare il cavetto, stacchiamolo di qua, facciamo prima e vediamo che succede alla tensione. Staccato, quindi rimane a 13,79, 13,80. E adesso facciamo un altro esperimento, ovvero stacchiamo l'alimentazione con carico staccato, vediamo che succede. Inizia a suonare, la tensione si abbassa e si spegne. La tensione, vedete, caduta a 11,58, a 11,58. Ora facciamo la stessa cosa, riaccendiamo, vediamo come la tensione risale a 13,78, 79. Adesso colleghiamo il carico e poi stacchiamo di nuovo l'alimentazione. Carico abbiamo collegato, vediamo se si accende. Adesso dovrebbe accendersi la TV. Ecco qua. Stacchiamo l'alimentazione e vediamo che succede. Vedete? Bam, scende, fa questi suoni, ti, e poi si spegne. Ora facciamo un'altra prova, misuriamo la tensione della batteria con staccato il circuito. Aspetta, stacchiamo anche quest'altro cavetto. Ok, proviamo. Quanta tensione c'ha? 12,62. Questa è la batteria da sola, con tutto l'ambaradan staccato. Questa è la batteria che sto utilizzando, della Elsys High Rate Discharge 12 volt 720 HR, ciclo utilizzo standby 13,5 18 volt, ciclo utilizzo 14,4 15 volt, corrente iniziale meno di 2,1 ampere. Questa è la batteria, questa è la classica batteria che si trova su UPS. Poi ce ne stanno anche di altri tipi, per esempio questa è uguale, quella che c'era prima, quella esaurita, 7,2 ampere 20 ore. E poi questa invece è quella più piccola, che ovviamente tiene meno carica, da 4,5 12, vedete qui sopra, sempre a 12 volt. Beh, questi test che abbiamo fatto ci sono serviti per capire, in sostanza, per eliminare alcune ipotesi di problema. Innanzitutto la batteria va benissimo, perché? Perché carica fino a 12,6, significa che oltre la tensione nominale che è 12 volt. Questo si ha quando la batteria appunto è nuova e funzionante, altrimenti col tempo tende a scendere questa tensione, arrivare a 12 volt ma anche sotto. E quindi quando arriva sotto a 12 volt vuol dire che ormai sta arrivando a cottura. Quindi la batteria è nuova, quindi ovviamente la tensione è al top. Il circuito di carica funziona perché l'abbiamo caricata con quel circuito, pertanto il circuito carica la batteria e quando
c'è il circuito attaccato sulla batteria sia i 13,8 circa volt come è indicato nel ciclo di funzionamento. Pertanto funziona il circuito di carica. Quando si verifica la problematica, si verifica quando noi andiamo a togliere la corrente. E quindi quando togliamo la corrente, che cosa fa? Si ha l'interruzione del circuito di carica e deve partire il circuito che ti fornisce l'energia. Quindi mentre all'inizio, nella fase di carica, l'energia viene fornita alla batteria, quando stacca, quindi commuta, c'è il relè che commuta, l'energia dalla batteria deve essere fornita al sistema. Pertanto va sulla scheda del circuito e che deve appunto fare in modo di avere una stabilizzazione del tutto, mantenere la corrente, fare la conversione quindi da continua ad alternata, quindi con l'inverter, e poi fornire questa tensione alternata al carico. Ecco, in questo, quando c'è la commutazione, non riesce il sistema a fare quello che dovrebbe fare. Allora, quali possono essere le ipotesi? Pensavo o il relè, ma il relè essendo che scatta, quindi il carico si accende, pertanto funziona, c'è la commutazione, pertanto il relè non può essere, e ci rimangono i condensatori. Ecco, i condensatori sono una di quelle parti che tipicamente si vanno a rompere con il tempo, il loro funzionamento, soprattutto quelli elettrolitici, va a degenerarsi, si abbassa tipicamente la capacità del condensatore e possiamo andare a fare una cosa che si fa tipicamente, cioè andare a testare ogni condensatore della scheda. Ci sono circa 13-15 condensatori, però il problema è che sul tester che c'ho io non c'è l'impostazione di analisi della capacità del condensatore. Pertanto sono fregato, devo comprarmi un nuovo multimetro. Ecco, questo lo avevo acquistato tantissimo tempo fa e adesso devo riacquistarlo in modo che abbia anche questa caratteristica che è fondamentale per capire se un circuito funziona bene oppure no. E quindi dobbiamo andare per esclusione e alla fine riusciremo a capire qual è il problema. Ci vuole un po' di tempo, ragazzi. Oppure, se non sono i condensatori, potrebbero essere i 3 transistor di potenza o le saldature che magari si sono sfaldate e vanno controllate. Pertanto adesso bisognerà in sostanza individuare la problematica. Ecco, sarebbe comodo avere uno schema elettrico. Questa azienda è fallita non so quanti anni fa e pertanto non si trova lo schema elettrico, ma non credo si trovasse anche quando fosse attiva come azienda, perché non credo che pubblicano gli schemi elettrici dei loro prodotti. Sarebbe bello se lo facessero. È la Microdowell, la Microdowell che non esiste più. Che cazzo? Non esiste più perché ce l'aveva un'azienda che sta in liquidazione, poi tra l'altro ho visto, da quello che ho intravisto, Niente, vedremo, è una sfida questa, perché questo l'ho preso praticamente di seconda mano a 20 euro, 10 più 10 a spedizione, e pensavo che potesse funzionare, però era praticamente quasi nuovo, però non è stato attivo per tanto tempo. E quando dei circuiti non sono attivi per tanto tempo, ecco, si potrebbero degradare come se fossero attivi per tanto tempo. C'è sempre una parte che si può degradare. Però io penso più che sia una parte relegata ai condensatori, perché quasi nuovo, difficile che altri componenti si vadano a degradare. Magari, che ne so, l'elettrolita, il liquido presente all'interno, si è seccato, evaporato, cazzo ne so. Ora, uno che li smonta e li sistema tutti i giorni individuerebbe subito il problema. Noi ci dobbiamo mettere un po' più tempo, ma alla fine penso che ci riusciamo. Il problema in realtà è che non abbiamo troppa strumentazione a disposizione, cioè abbiamo la conoscenza, ma non abbiamo il pane, ma non abbiamo i denti, come si suol dire, oppure abbiamo i denti e non abbiamo il pane, meglio, abbiamo i denti e non abbiamo il pane. Abbiamo un po' di conoscenza, ci manca la strumentazione e ci mancano i componenti. Però penso che se avessimo i componenti e la strumentazione, il problema sarebbe già risolto. Vedremo, non lo so.
Vedremo.